Comanda un tomino, 3 roast beef, seguono 2 risotti e 2 cacio. Sono Cristian Costardi, siamo a Torino, al ristorante Scatto, all'interno di un progetto più ampio che si chiama Galleria d'Italia. Sono la parte salata dei Costardi Bros. Logicamente, arrivando da Vercelli, uno degli elementi per noi naturali è il riso. Oggi siamo qui per presentare la nuova pubblicazione Italia Squisita, Riso all'italiana, al cui interno troverete oltre 100 ricette di grandi chef e la nostra masterclass che racconta i metodi di cottura del riso all'italiana. Quindi non potevamo esimerci dal raccontarvi come primo episodio il risotto, partendo però da 2 risotti molto semplici. Quindi il risotto alla parmigiana, forse il più classico di tutti, dove gli elementi principali del piatto sono riso, burro e formaggio grattugiato. È un liquido che può essere un brodo oppure un'acqua. E poi la suggestione di un risotto mantecato con un grasso vegetale e non un grasso animale, quindi un risotto che ci permette di poter scoprire e sfruttare le grandi qualità dell'olio all'interno della mantecatura di un risotto, ottenendo più o meno la stessa cremosità. Partiamo con la preparazione del risotto. Mettiamo la nostra pentola su una fonte di calore, possiamo usarne di 2 tipi, possiamo optare per l'acciaio oppure per l'alluminio. In questo caso la pentola di alluminio che stiamo usando è una pentola che si chiama mantecare, la parte rotonda aiuta nella fase di mantecatura. La pentola che è sempre sconsigliata da utilizzare per fare un risotto è la pentola antiaderente, perché non permette all'amido di allargarsi nel modo in cui noi preferiamo e di creare la cremosità che alla fine otteniamo facendo i nostri risotti. Quella in acciaio non ha questo smusto rotondo che aiuta la mantecatura, ma è comunque un buonissimo conduttore di calore e ci permette di ottenere un buonissimo risultato una volta fatto il risotto. Quando parliamo di risotto e di riso, sicuramente le varietà sono tantissime, non possiamo non citare il bielone nano, che è un baluardo della cucina italiana, più forse nella zona del Veronese, il baldo, il Roma, l'arborio, ma sicuramente il principe dei risi da risotto è il Carnaroli. Carnaroli perché ha un chicco leggermente più grande, con una croccantezza che obbliga alla masticazione e di poter assaporare in questo modo tutti i sapori che questo riso ha. È importante scegliere il miglior Carnaroli, non tutti i Carnaroli sono uguali, quindi ognuno sceglierà e sposerà il proprio riso. In questo caso la nostra scelta ricade su un prodotto che sviluppiamo direttamente noi. Io e mio fratello da anni lavoriamo nel mondo del riso e abbiamo deciso di avere la nostra selezione e quindi di andare a mettere voce e testa in quello che è la lavorazione del chicco di riso che abbiamo in mano poi per fare il nostro risotto. Quindi apriamo il nostro sacchetto di riso. In questo caso noi stiamo usando un riso in atmosfera modificata. La padella è calda e versiamo il nostro riso per iniziare la tostatura. Si può fare a secco o con l'aggiunta di grasso o con l'aggiunta di soffritto di cipolla, scalogno o quello che uno preferisce. In questo caso qui oggi facciamo una tostatura a secco. Durante la tostatura facciamo un passaggio particolare, che è quello di aggiungere una presa di sale e una grattata di pepe. In questo modo andiamo a condire il chicco di riso ed è l'unico momento in cui noi agiremo sul riso e non sul risotto, perché una volta che andremo a introdurre il liquido andremo a creare quello che sarà il nostro risotto. La tostatura è uno dei passaggi più importanti della preparazione del risotto. È il momento in cui noi permettiamo ai chicchi di riso di scaldarsi, di dilatare i propri pori. La tostatura è finita quando con la mano non riesco più a toccare il riso, quindi quando è bollente. A questo punto incominciamo con i liquidi. Andremo ad usare soltanto dell'acqua, quindi acqua bollente. Per fare un risotto si possono usare brodi vegetali, brodi di carne, brodo di pesce. Tutto dipende in base al risultato finale del risotto che vogliamo ottenere. Non ci serviva un brodo intenso perché il sapore che vogliamo enfatizzare è quello del burro e del formaggio. Il riso durante la cottura va accompagnato, non deve essere mescolato, rimestato, montato, va soltanto accompagnato delicatamente. L'accompagnarlo serve a far sì che gli amidi, quindi i 2 amidi che compongono il riso, amilosi e amilopectina, uno fatto a forma di gomitolo e uno invece fatto a forma di sabbia, si leghino tra di loro e ci creino la maglia amidosa che ci dà poi la cremosità.
Questo è l'amido che incomincia a fuoriuscire dai nostri chicchi ed è quello che ci aiuterà a creare la cremosità del risotto. Non copriamo il riso di acqua per tutta quella che ci serve, ma andiamo ad aggiungerlo man mano. Non riusciamo a sapere quanto liquido ci servirà, cercando sempre di avere la copertura del nostro riso con il liquido. Man mano questa copertura diventerà sempre più gelatinosa, sempre più amidosa, perché l'amido in questo caso crea quella rete che dicevamo prima e ci dà l'opportunità di avere un risotto cremoso fin dalla cottura senza ancora grassi. Una volta che il nostro riso sarà cotto, toglieremo la pentola dalla fonte di calore e andremo fuori dal fuoco per passare a un altro momento importantissimo della preparazione del nostro risotto, che è la mantecatura. L'onda è sicuramente il gesto che più rappresenta la capacità dell'italiano di mantecare un risotto, quindi è un pochettino quel gesto che ci permette di differenziarci dal resto del mondo. È un movimento che per noi, per me e mio fratello, è stato quasi il movimento naturale fin da quando siamo bambini, è un movimento che non abbiamo imparato, ce l'abbiamo nel DNA. È importante durante la mantecatura utilizzare sempre grassi molto freddi da frigorifero o anche da congelatore se vi viene più congeniale, e andiamo ad aggiungere il nostro burro. Incominciamo a mantecare facendo l'onda. Che cos'è l'onda? È il movimento che si crea quando abbiamo raggiunto la perfezione di parte liquida, quindi di brodo o acqua che abbiamo usato per la cottura, parte solida, quindi riso, e parte grassa, che è quella che andiamo ad aggiungere. Perché si manteca all'onda? Principalmente per due motivi. Si manteca all'onda perché abbiamo appunto stressato i chicchi durante tutta la cottura e quindi cerchiamo di non muoverli più in questo momento, e poi perché andiamo a incorporare aria, quindi riusciamo ad ottenere una cremosità maggiore e il burro si va a legare completamente all'amido creato durante la cottura. Una volta che il burro è completamente sciolto, andiamo ad aggiungere il formaggio grattugiato. Perché il formaggio lo aggiungiamo dopo il burro? Perché nel movimento che abbiamo creato, nell'onda che abbiamo creato, abbiamo ulteriormente permesso al riso di abbassare la temperatura e quindi il nostro formaggio si scioglierà all'interno del risotto senza risultare filante. Il risotto alla parmigiana è mantecato. Passiamo all'impiattamento. Andiamo a mettere il nostro riso al centro del piatto, creando una piccola montagnola, e dopo risotto alla parmigiana. Adesso, dopo aver visto la mantecatura con un grasso animale, quindi con il burro, andremo a preparare un risotto molto simile a quello alla parmigiana, però con un grasso vegetale. In questo caso oggi prepareremo un burro d'olio aromatizzato all'aglio, perché il risotto che andremo a fare è un aglio, olio e peperoncino, quindi un omaggio a un grande piatto di pasta italiano tradotto da noi in un risotto. Una volta che abbiamo privato il nostro aglio dell'anima, lo mettete all'interno di un vasetto di vetro, coprite di olio, andate a chiudere il vostro vasetto, mettiamo il vasetto a bagnomaria a 50 gradi per all'incirca un'ora, dopo lo lasciamo riposare per 12 ore, ci servirà poi per andare a mantecare il nostro risotto aglio, olio e peperoncino. Trascorse le 12 ore apriamo il nostro vasetto, il profumo di aglio che ne deriverà è molto intenso, le 12 ore di infusione hanno permesso all'aglio di assorbire tutto l'olio e allo stesso tempo di essere un aglio cotto e quindi di non risultare indigesto. Olio e aglio all'interno di una brocca per frullatore. Con un frullatore a immersione andiamo a emulsionare bene il tutto, cercando di incorporare più aria possibile. Per incorporare aria nel migliore dei modi, alziamo e abbassiamo il braccio del frullatore all'interno del nostro composto, ruotandolo, vedete che si formano delle bollicine che all'interno si incominciano a creare delle molecole di ossigeno. Quindi quando abbiamo raggiunto questo risultato lo versiamo all'interno di un contenitore che poi andremo a mettere in congelatore.
passato il tempo necessario al congelamento, quello che otterremo è un burro d'olio. Abbiamo tostato il riso, abbiamo aggiunto il sale e il pepe durante la tostatura, aggiunto il liquido di cottura e siamo quasi pronti a mantecare il nostro riso. Cottura del risotto conclusa, togliamo dal fuoco per passare alla mantecatura. Andiamo a togliere dal congelatore il nostro burro all'olio e lo mettiamo all'interno della nostra pentola. Passiamo alla mantecatura all'onda. All'onda per creare cremosità, incorporare aria, abbassare la temperatura del nostro riso e quindi permettere che arrivi a tavola intorno ai 55-50 gradi, e quindi la cremosità che otteniamo, come vedete, è molto simile alla cremosità che si ottiene con un burro animale, grazie appunto a tutta l'aria che abbiamo incorporato durante la fase di frullatura. Sempre al centro del piatto il nostro risotto aglio, olio e peperoncino, quindi burro all'olio, colpetto classico per permettere alla nostra tela di riso di andarsi a creare, aglio, olio, peperoncino, sapore e profumo da questo blend di peperoncini, circa 10 peperoncini diversi da diverse parti del mondo, quindi una parte piccante, la parte aromatica, peperoncino dolce, una parte profumata. Per finire il piatto andremo poi ad aggiungere un po' di scorza di limone tagliata a coltello per dare freschezza, qualche cristallo di sale per aumentare la sensazione di sapidità, una goccia di olio a crudo. Quindi carnaroli, aglio, olio e peperoncino, un omaggio a una grande pasta italiana, mantecatura con un grasso vegetale, quindi un burro d'olio con quella preparazione che abbiamo visto, un modo per avere un risotto fresco che ci permetta appunto di andare a assaporare la grande qualità del riso, il grande lavoro tecnico che abbiamo fatto sull'olio e soprattutto sfruttare la presenza dell'aglio in un risotto che non è mai così semplice. Vi ho fatto vedere le basi per ottenere il risotto perfetto, adesso non vi resta che incominciare a fare i vostri risotti e raccontarceli. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita, vi aspetto a Torino, così come a Vercelli, per raccontarvi ancora le esperienze sul riso. Spero che vi piacerà la nuova pubblicazione di Italia Squisita, Riso all'Italiana, che è in pre-order fino al 15 aprile. Vi aspettiamo in Piemonte, un saluto da Cristian Costardi, alla prossima!